Chiudete gli occhi e immaginate un Giappone antico, misterioso. Era il tempo in cui samurai, mercanti e pellegrini percorrevano la strada che univa Kyoto a Edo, l'attuale Tokyo, attraversando montagne, villaggi pittoreschi e foreste silenziose. Oggi vogliamo vivere insieme a voi queste atmosfere magiche e camminare lungo un breve tratto dell'antica via del Nakasendo. Visiteremo alcuni dei paesi postali tra i meglio conservati del Giappone e dormiremo in un ryokan, una taverna tradizionale rimasta immutata nei secoli. Non vediamo l'ora di raccontarvi tutto, quindi adesso mettetevi comodi e partiamo per questa nuova avventura. Nel primo video dedicato a Osaka e a Kyoto vi abbiamo raccontato di due città profondamente diverse, ma che abbiamo amato allo stesso modo. Il contrasto che abbiamo percepito tra il caos organizzato di Osaka in contrapposizione al silenzio e alla spiritualità di Kyoto è stato uno shock, ma un bellissimo shock. Ora siamo arrivati a Nagoya, città che molti di voi non avranno mai sentito nominare, immagino, dato che non è per nulla pubblicizzata e poco turistica. Abbiamo preso lo Shinkansen da Kyoto e in meno di un'ora eccoci a destinazione. Staremo in città meno di un giorno, dato che la useremo come base di partenza per la nostra prossima tappa. Non abbiamo molto tempo a disposizione, ma non possiamo non visitare almeno il castello di Nagoya, una vera meraviglia architettonica. Le sale interne sono tutte decorate con affreschi e foglie d'oro. È bellissimo camminare nei corridoi e passare di stanza in stanza per ammirare i disegni, con tigri, fiori e uccelli, simboli di forza e prosperità. Oggi è il 13 novembre, il compleanno di Paolo, e per cena abbiamo voluto provare il misokatsu, una variante tipica di Nagoya della cotoletta di maiale più famosa del Giappone. Domani ci aspetta un viaggio pazzesco. Prima tappa di questa mattina da Nissan Rent a Car. C'è solo la nostra macchina nel parcheggio, sembra la scena di Walter Mitty in Groenlandia. Abbiamo appena preso la macchina a noleggio, non poteva essere più giapponese di così. La guida è dal lato opposto, quindi speriamo non sia traumatico, ma da aumentare la difficoltà c'è sicuramente il posto dove l'abbiamo presa, cioè il centro di Nagoya, una città di 2,5 milioni di abitanti. Speriamo che l'immissione sulla strada principale non sia troppo difficile. La nostra destinazione finale è la Kiso Valley, una valle circondata dalle Alpi centrali giapponesi. Inaspettatamente non ci abbiamo messo molto per uscire da Nagoya. Abbiamo sbagliato di imboccare l'autostrada solo una volta. In Giappone si guida dal lato opposto al nostro, ma è comunque rilassante guidare qui. Sono tutti super rispettosi dei limiti. Le 2 ore per arrivare nel primo villaggio passano in fretta. Siamo a Magome-juku, uno dei 69 paesi postali nati nel periodo Edo lungo la Nakasendo. Qui le case e l'atmosfera sono congelate nel tempo, grazie soprattutto a rigide regole locali che impediscono l'uso di cavi elettrici visibili o insegne moderne. Il primo impatto è incredibile. Andiamo subito a fare il timbro al centro informazioni. Ormai gli Ekistamp sono diventati un'ossessione per me, li cerco ovunque. Siamo arrivati a Magome da poco, ma praticamente siamo già innamorati. Abbiamo trovato questo locale storico dove abbiamo preso della soba, che è un piatto tipico quindi della prefettura di Gifu. Paolo l'ha presa con i gamberi, con il gambero in tempura, invece io con i funghi. Adesso li assaggiamo, sembra tutto delizioso. I soba erano buonissimi, come tutto quello che stiamo provando in questo viaggio alla fine. E il locale accogliente e rilassante, ce la siamo presa con comodo. Abbiamo deciso che i prossimi saranno giorni lenti. Facciamo una passeggiata nella parte più alta del paese fino a raggiungere un punto panoramico da cui si scorge gran parte della valle. Oggi il tempo non è esattamente dei migliori, però direi che non ci possiamo lamentare perché dopo una settimana di sole pieno e 20-25 gradi un pochino di nuvolo ci sta. Ci spiace perché da qua ci doveva essere un panorama super e ci sono le nuvole basse, ma va bene, anche così è stupendo. Il paese non è grande, ma noi ci perdiamo a vedere gli scorci, ogni dettaglio delle case in legno così perfettamente conservate. È ora però di fare il check-in al nostro ryokan, senza dubbio il posto più bello e suggestivo in cui dormiremo in tutti i 18 giorni di viaggio in Giappone. Lo capiamo subito appena entriamo. Siamo arrivati nel nostro alloggio per stanotte, che si trova proprio nella via principale di Magome. Già da fuori è meraviglioso, ma all'interno è veramente speciale. Ora ci hanno fatto vedere le nostre stanze perché non ne abbiamo una ma ne abbiamo 2. Abbiamo un salottino privato e anche la camera dove si dorme. Adesso ve li facciamo vedere. Questo è il nostro salottino.
con i tatami, bellissimo. Ci hanno già lasciato anche il tè dei biscottini. Abbiamo dovuto scegliere l'orario per andare a fare l'onsen privato che c'è qui in struttura. Adesso vi faccio vedere anche dove dormiremo, è proprio qui accanto. Ed ecco la nostra stanzetta. Abbiamo un futon a testa che tra l'altro dobbiamo prepararci noi, dobbiamo anche capire bene come si fa perché ovviamente non l'abbiamo mai fatto prima. È piccolina, però c'è un'atmosfera magnifica. Il sole sta tramontando, indossiamo i nostri yukata e usciamo a fare 2 passi per il paese, che ora si è svuotato completamente. Rimane qui solo chi come noi dorme in uno dei pochissimi ryokan presenti in paese. Cosa ve lo diciamo a fare? È un sogno, ci siamo teletrasportati in un'altra epoca. La cena è rigorosamente alle 18 e consiste in un pasto tradizionale giapponese composto da tante piccole portate, tutte preparate con ingredienti stagionali, un preciso equilibrio di sapori, consistenza e colori. Si chiama Kaiseki Ryori e provarla è un'esperienza straordinaria. Il proprietario del nostro ryokan, mentre mangiamo, ci canta una canzone popolare di queste zone. È tutto bellissimo. Ci prendiamo ancora un po' di tempo intorno agli erori e poi andiamo a riposarci nel nostro futon. Iniziamo la mattinata con una colazione molto sostanziosa: pesce, zuppa di miso, un uovo a forma di cuore. Dato che so che ce lo chiederete, nel futon abbiamo dormito benissimo, 9 ore filate senza svegliarci. Dobbiamo già salutare questo posto speciale e ci dispiace proprio. Il proprietario del ryokan ci fa il suo timbro per poter richiedere la certificazione alla fine del trekking che stiamo per fare. Oggi infatti si cammina. Partiamo proprio da qui per raggiungere Tsumago, altro villaggio postale. Se vorrete fare lo stesso percorso, vi consigliamo questa direzione, perché partendo da Magome c'è molta meno salita. Nel giro di pochi minuti le case in legno lentamente lasciano spazio alla natura e ai boschi. Il sentiero è segnalato benissimo, è impossibile perdersi. Abbiamo iniziato a fare il piccolo trekking di oggi che è lungo 7 km e collega le 2 città postali di Magome e Tsumago. Dato che qui è zona comunque di orsi, non abbiamo sentito che molte persone li incontrano, però ci sono sempre le campanelle da suonare per avvertirli che ci sono persone in giro, quindi direi che è meglio suonare la campanella per avvertire gli orsi. Dopo il tratto iniziale ci troviamo di fianco ad un vecchio mulino ad acqua, raggiungibile con un bel ponticello. Qui un acero rosso fuoco ci dà il benvenuto. Pochi passi e siamo in un micro paese, più che altro un piccolo agglomerato di case, in cui notiamo diversi kaki appesi all'aperto. Quasi ogni abitazione li ha. È un'usanza curiosa che non conosciamo. Se qualcuno sa come mai vengono appesi così, ce lo faccia sapere nei commenti. E già che ci siete, se vi va, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. La sensazione che proviamo comunque è sempre la stessa da quando siamo arrivati nella valle. È come se fossimo in una bolla temporale, così diverso da tutto quello che abbiamo mai visto e conosciuto. Per ora il sentiero è molto semplice, c'è pochissimo dislivello, abbiamo fatto solo 2 km ma abbiamo già attraversato un paesino bellissimo, abbiamo trovato un mulino ad acqua, ora un tempio e il paesaggio è meraviglioso, ci sono un sacco di aceri con le foglie rosse o che stanno diventando rosse ed è super rilassante, bellissimo. Inizia una parte di salita che ci porta al Magome Pass, il punto più alto di tutto il percorso a 790 metri di altezza. Qui il bosco diventa ancora più bello se possibile, fitto e di un verde brillante. Dopo una
curva arriviamo ad un'antica sala da tè, isolata rispetto ad altre case, dove veniamo accolti da un signore anziano. Offre a tutti un tè gratuitamente senza pretendere nulla in cambio, vi chiederà solamente da dove venite e di scriverlo su una lavagna. Che meraviglia questi incontri! Abbiamo fatto con tutta calma, non abbiamo corso durante il trekking, ma anzi ci siamo fermati moltissime volte per fotografare i colori di questa natura pazzesca. Ogni angolo di questo Giappone andrebbe immortalato. Ed ecco che 3 ore e mezza dopo siamo a destinazione. Siamo arrivati a Tsumago, ci abbiamo messo un po' più del previsto perché ci fermavamo ogni 5 minuti a fare video e foto perché era tutto meraviglioso, e abbiamo preso qui all'Information Center sia i biglietti del bus per tornare che costano 600 yen l'uno, e soprattutto ci hanno dato un certificato del fatto che abbiamo fatto a piedi la tratta Magome-Tsumago. La via centrale è praticamente un'opera d'arte, con tutte queste case di legno scuro e negozi piccolissimi. Ci fermiamo per pranzo in un locale arredato con oggetti vintage, dove Paolo prova i curry udon per la prima volta. Sono super approvati. Quando usciamo siamo sazi, ma non rinunciamo a provare un dolcetto tipico alla castagna. Avrei voluto mangiarne 10, ma sono riuscita a trattenermi. Un altro giro tra le vie di questo paese speciale. Tra poco arriverà il bus che in 20 minuti ci riporterà a Magome. Ne passano pochi al giorno, quindi controllate bene gli orari. E dato che di dolci non ne proviamo mai abbastanza, Siamo appena tornati a Magome e abbiamo deciso di prendere un panino con la crema di fagioli rossi, che sono un po' dappertutto, non l'avevamo ancora assaggiato, quindi era il momento giusto. A 200 gradi. Facciamo un ultimo saluto al nostro ryokan, riprendiamo gli zaini che avevamo lasciato qui questa mattina e ci spostiamo di pochi chilometri. Siamo arrivati nel nostro alloggio di stasera, che è appena fuori Magome, ma veramente 5 minuti dal centro, ed è una vecchia scuola che è stata riconvertita in ostello. È immenso ed è veramente organizzato benissimo, ci piace. E dormiremo nei letti a castello in una camerata, però è veramente carino. I letti a castello sono incredibilmente spaziosi e le aree comuni molto ben organizzate. Siamo piacevolmente sorpresi da questo ostello. Se cercate qualcosa di economico in questa zona con pochi alloggi, questo potrebbe fare il caso vostro. La sveglia suona presto questa mattina. Abbiamo ancora un villaggio postale da visitare. È 1 ora e mezza da Magome e per questo ci mettiamo subito in moto. È meno turistico e un po' più a nord. Appena arrivati notiamo subito che i colori autunnali sono molto più accesi e che fa decisamente più freddo. siamo a Narajuku, città postale nata come le altre lungo la Nakasendo. La via principale, come negli altri paesi, è di una bellezza unica. Camminiamo tra le stradine, rapiti dal fascino di tutto quello che ci circonda. L'acero rosso accanto a questo tempietto è di un colore che non sembra nemmeno vero. Troviamo per caso il Chosenji, un tempio buddista che si trova in una posizione un po' defilata rispetto alla via centrale e per questo quasi deserto. Se passerete da Narai, per favore non dimenticate di fare un salto al centro informazioni. Il signore che ci lavora parla un po' di italiano e sarà felicissimo di fare 4 chiacchiere con voi. Mangiamo dei dango per merenda prima di rimetterci in viaggio. Purtroppo è già ora di lasciare questi luoghi incantati. Ci aspettano 3 ore e mezza di auto per tornare a Nagoya, lasciare la macchina a noleggio che ci porterà verso la nostra ultima tappa di questa incredibile avventura. Ovviamente lo Shinkansen ha spaccato il minuto. Lo sapete tra l'altro che tutti i posti a sedere si possono girare nel senso di marcia del treno? Motion sickness non ti temo.
E così siamo arrivati alla fine del secondo capitolo del nostro viaggio in Giappone, ma c'è ancora molto che dobbiamo raccontarvi. Nel terzo ed ultimo video ci saranno la sfavillante e caotica Tokyo, un meraviglioso Fujisan incorniciato dai Momiji e l'oceano. Speriamo che sarete con noi anche questa volta. Vi ringraziamo tantissimo per il vostro supporto. Se volete seguire i nostri viaggi in diretta, non dimenticate che ci trovate anche su Instagram. Ci vediamo la settimana prossima. E se volete continuare con la nostra avventura, trovate il video qui a destra. Un abbraccio, a presto. Ciao! Ciao!